Ben ritrovati. Allora, in alcune delle lezioni precedenti abbiamo visto la forma che assume la relazione di dispersione nel caso di alcune guide dielettriche di interesse pratico, sia a frequenze ottiche, in particolare lo slab dielettrico cosiddetto asimmetrico, e sia a frequenze più basse, a microonde, il cosiddetto slab grounded su piano di massa. Abbiamo visto in particolare che l'equazione caratteristica era diversa nei due casi che si presentano per le strutture bidimensionali, il caso dei modi T e il caso dei modi Tm. Abbiamo visto che andava risolta numericamente oppure graficamente. Non era possibile, anche se le equazioni non erano così complicate, procedere a una soluzione in forma chiusa. Per capire un po' le analogie, le differenze con quelle che erano le usuali guide d'onda metalliche che avevamo studiato nei corsi di base, andiamo un po' a ritrovare queste caratteristiche nelle guide più note, più consuete. E in particolare partiamo dal caso più semplice in assoluto, il caso che è un po' il paradigma, perché permette con facilità di calcolo di mettere in luce i vari effetti che si presentano nella propagazione guidata, la guida d'onda metallica di conduttore perfetto rettangolare. Eccola qui con le dimensioni canoniche A e B, A la dimensione maggiore lungo convenzionalmente la direzione X e B la dimensione minore lungo la direzione Y, Z è la direzione longitudinale, come al solito, e supponiamo che sia riempita da un dielettrico di costante relativa εr, e poi come al solito si suppone che non si sia in presenza di materiali magnetici, quindi la permeabilità di questo materiale che riempie la guida, e che in particolare può essere naturalmente l'aria o il vuoto, sia uguale proprio alla permeabilità del vuoto. Allora, nello studio della guida d'onda rettangolare che si svolge nei corsi di base, che abbiamo visto anche noi in una lezione precedente, attraverso l'imposizione di opportune condizioni al contorno dovute alla presenza del conduttore perfetto e la risoluzione dell'equazione differenziale relativa, che è un'equazione di Helmholtz bidimensionale trasversa nelle coordinate x ed y, in questo caso si giungeva, attenzione, sia nel caso TE che nel caso TM, questa è una prima semplificazione, alle stesse equazioni caratteristiche. Perché dico le stesse? Perché in quel caso ce ne sono due, una che riguarda la dipendenza da x e l'altra che riguarda la dipendenza da y. In particolare le equazioni erano seno di kx per a uguale a 0, questa è praticamente una delle pochissime equazioni trascendenti che si sanno risolvere in forma chiusa, quindi significa che kx per a deve essere uguale a mpy, un multiplo intero di π, e quindi kx uguale ad mpy su a. La stessa equazione analoga si ricava per la dipendenza da y, quindi seno di ky per b uguale a 0, per cui ky uguale a n, un altro indice, sempre intero, npy su b. Allora, un'altra semplificazione è il fatto che possiamo scrivere l'equazione di dispersione, la relazione di dispersione in forma chiusa, in forma esplicita. Invece, nei casi delle guide dielettriche bisognava appunto attraverso la risoluzione numerica andare a calcolare come incognita, per esempio, il kz, la costante di propagazione longitudinale, anche se in realtà dal punto di vista strettamente numerico non è sempre conveniente, però questo kz era espresso in forma implicita attraverso la soluzione delle equazioni, quindi attraverso il tracciamento punto per punto della curva di dispersione in funzione della frequenza, come sappiamo, delle caratteristiche geometriche e delle caratteristiche fisiche dei mezzi. Queste dipendenze le ritroviamo naturalmente anche qui, però, ripeto, la relazione di dispersione, cioè la dipendenza di kz fondamentalmente dalla frequenza e dagli altri parametri che dicevo, è esplicita. Quindi possiamo scrivere per la relazione di separabilità che il kz è uguale alla radice quadrata di k0 quadro εr meno kx quadro, quindi meno mpy su a al quadrato, meno ky quadro, cioè meno npy su b al quadrato.
Consideriamo un caso particolare che è molto importante perché si tratta di un sottoinsieme di modi che includono il modo dominante, che come sapete nella guida d'onda rettangolare è un TE, e in particolare il TE10. In genere per le guide metalliche chiuse il modo dominante è sempre un TE, a meno che non ci sia la possibilità del modo TEM, come per esempio nel cavo coassiale. Allora, prendiamo appunto tutta la classe dei modi TE M0, quindi tutti quelli che hanno il secondo indice n nullo, vuol dire che non c'è la dipendenza da y, sono in qualche modo bidimensionali perché l'unica dipendenza che c'è è dalla variabile x. Nelle strutture dielettriche noi abbiamo usato un sistema di coordinate tale che invece era la y, la variabile trasversa, e la x non compariva perché erano strutture indipendenti da x, ma questo non cambia nulla naturalmente. Quindi diciamo abbiamo questi TEM0, in questo caso la relazione di dispersione si semplifica perché sparisce uno degli indici, rimane soltanto m. Quindi di fatto questi kz sono kz con m etichettati da un unico indice discreto. Poi possiamo anche in qualche modo normalizzare, cioè prendiamo questa quantità k0 quadro εr, la mettiamo in evidenza e la portiamo fuori dalla radice. Portandola fuori dalla radice dobbiamo estrarre appunto la radice quadrata, quindi rimane k0 radice di εr, e dentro la radice abbiamo 1 meno, qui c'è il quadrato, quindi andiamo a dividere per k0 radice di εr, e poi c'era già sotto. Adesso, se chiamiamo V, come al solito indichiamo con questa lettera una sorta di frequenza normalizzata, si tratta di una quantità adimensionale che tiene conto sia degli effetti della frequenza vera, sia della costante dielettrica e sia delle dimensioni fisiche. Un parametro molto simile l'avevamo definito quando abbiamo risolto graficamente le equazioni nel caso dello slab sul piano di massa. Lì la V era definita come K0 radice di εr-1 per lo spessore T dello slab, qui invece la definiamo più semplicemente come K0 radice di εr per A. Allora in questo caso possiamo poi anche normalizzare. Perché è normalizzata? Perché K0, come vedete, come sappiamo, ha le dimensioni dell'inverso di una lunghezza, ha le dimensioni di una lunghezza, εr è adimensionale, quindi si tratta di un numero puro. Possiamo anche, per diciamo, coerenza, normalizzare anche il kz e lo dividiamo, come è usuale, per il k0, il numero d'onda nel vuoto. Quindi kz con m fratto k0 uguale ad εr per la radice, abbiamo detto, di 1 meno mπ su v a questo punto al quadrato. E quando è la condizione di cutoff? La condizione di cutoff nelle guide metalliche chiuse è quando il kz va a 0. Allora deve andare a 0 questa radice, quindi deve andare a 0 il radicando, cioè vuol dire che v in sostanza deve essere uguale ad mπ. Quindi questa è la condizione, la frequenza normalizzata di cutoff per il modo emmesimo. Allora a questo punto rappresentiamo la quantità kz su k0 per i vari modi, quindi abbiamo varie curve, in funzione della V, della frequenza normalizzata, quindi abbiamo qui i valori 0, π, 2π, 3π e così via. Qui appunto kz su k0, notate che al crescere della frequenza normalizzata, al tendere all'infinito di V, in realtà kz su k0 tende alla radice di εr, quindi è un asintoto orizzontale. Vediamo quindi il modo m uguale a 1, cioè il TE10, il modo dominante, ha il cutoff per il valore della frequenza normalizzata pari a π greco, poi abbiamo il modo m uguale a 2, cioè il TE20 a 2π greco, il TE30 e il TE40. Queste sono le curve di dispersione dei modi della guida d'onda rettangolare. Invece vedremo che nel caso dello slab sul piano di massa, ad esempio, le curve di dispersione dei modi guidati
giacciono soltanto all'interno della striscia compresa fra il valore 1 e il valore radice di εr, cioè le curve non possono andare sotto il valore 1, perché andare sotto il valore 1 significherebbe, per quelle strutture che sono aperte, avere degli effetti di radiazione, non essere più nelle condizioni di riflessione totale. Naturalmente nel caso di una guida d'onda metallica chiusa questo non può accadere, quindi le onde sono sempre guidate, rimbalzano sempre all'interno della guida. Un altro caso che è più, diciamo, con chiarezza, per così dire, bidimensionale, è la cosiddetta guida d'onda a piatti piani e paralleli. L'ho rappresentata qui, eccola. Ecco, vedete, in questo caso supponiamo, naturalmente è un'idealizzazione, che questi piatti si estendano all'infinito lungo la direzione x, quindi questa è realmente una struttura bidimensionale lungo x, supponiamo non dipende da x e supponiamo anche che i campi che vi si propagano non dipendano da x, quindi è realmente una struttura in cui la derivata rispetto a x si può azzerare. Supponiamo che sia piena del dielettrico di costante assoluta epsilon, costante relativa εr di altezza b come quella della guida d'onda rettangolare. Quindi in questo caso possiamo di nuovo scrivere la relazione esplicita di dispersione che dà il kz su k0 al variare dell'indice m, anzi scusate, questo è un n, perché continuiamo a chiamare n l'indice che riguarda la y per coerenza con la guida d'onda rettangolare, e questo è esprimibile come la radice di εr per la radice quadrata di 1 meno nπ su v al quadrato, con n uguale a 0, 1 e così via. Il valore in particolare n uguale a 0 corrisponde alla situazione di avere il modo T e M. E notiamo che in questo caso per il modo T e M, che avrebbe una curva di dispersione orizzontale in corrispondenza del valore radice di εr, e quindi nessun effetto di dispersione, nessuna variazione con la frequenza, per il modo TEM qui avremmo che il kz su k0 appunto è uguale al valore che in sostanza hanno le onde piane nello spazio libero, radice nello spazio libero riempito da un dielettrico di costante relativa εr, quindi la radice di εr, ovvero l'indice di rifrazione n. Questo è tipico delle onde piane uniformi nello spazio libero. L'equazione caratteristica in questo caso è analogamente data da seno di ky per b uguale a 0, per cui ky uguale nπ su b, con n uguale 0, 1, 2 e così via. E adesso faccio notare una cosa molto rilevante, interessante, il fatto che se osserviamo i numeri d'onda trasversi, nel caso della guida d'onda rettangolare e nel caso particolare di questa guida a piatti paralleli, il numero d'onda kt in realtà dipende soltanto dalla forma e dalle dimensioni della guida. Per esempio, nel caso più generale della guida d'onda rettangolare è uguale alla radice quadrata di mπ su a al quadrato meno nπ su b al quadrato. Dunque non dipende dalla frequenza e non dipende dalle caratteristiche dei mezzi. Questo nel caso più generale di guide d'onda dielettriche non sarà più vero. Qual è la conseguenza? È che la dipendenza trasversa, la sagoma trasversa del campo è invariante ad esempio per la frequenza. Quindi anche sotto cutoff le sagome del campo, i profili del campo restano sempre gli stessi, per un certo modo. Vedremo poi che cosa succede invece nel caso delle guide d'onda circolari. Però vi volevo far osservare che questa quantità adimensionale che abbiamo definito kz su k0 si chiama anche in gergo indice di rifrazione efficace. Vi dicevo prima che la radice quadrata della costante dielettrica relativa in genere è per materiali non magnetici l'indice di rifrazione, e quindi di fatto è come un assimilare la struttura guidante a quella che è la situazione dello spazio libero, perché nello spazio libero riempito del mezzo εr, il kz, se ho un'onda piana uniforme che viaggia nella direzione z, è ovviamente uguale al k0 per la radice di εr, cioè k0 per n.
Qui è come se invece dell'N parametro caratteristico ci fosse un N per così dire virtuale che tiene conto dell'ambiente della guida dato da Kz su K0, e quindi è come dire banalmente che Kz è uguale a Kz su K0 per K0, e cioè uguale a K0 per l'indice di rifrazione efficace. Questa quantità Kz su K0 adimensionale la possiamo anche scrivere volendo in altri due modi, ricordando che K0 è 2π greco su lambda 0, la lunghezza d'onda nel vuoto, e che il Kz è uguale al 2π greco su lambda g, la lunghezza d'onda in guida, questo quando siamo in propagazione, cioè Kz è reale ed è uguale al beta z, e ricordando inoltre che K0 è uguale a omega su c, la velocità della luce nel vuoto, e invece Kz è uguale a omega su la velocità di fase, sempre nell'ipotesi che il Kz sia reale. Allora il Kz su K0 si può scrivere anche come lambda 0 su lambda g e anche come c su la velocità di fase. Parlavo della guida d'onda circolare, questa era la guida in genere di raggio A, e perfettamente conduttrice. In questo caso le equazioni di dispersione coinvolgevano le funzioni di Bessel, perché l'equazione di Helmholtz bidimensionale trasversa si deve scrivere in quel caso in coordinate cilindriche per meglio imporre le condizioni al contorno, quindi le autofunzioni non sono più i seni, i coseni, gli esponenziali immaginari, ma sono le funzioni di Bessel J e Y denominate, o meglio J con n ed Yn, perché sono al variare di un indice intero n, oppure, queste per quanto riguarda le soluzioni a onda stazionaria, quindi le analoghe dei seni e dei coseni, oppure le cosiddette funzioni di Hankel, che si chiamano Hn1 con un apice 1 fra parentesi, Hn2 con un apice 2 fra parentesi, in luogo degli esponenziali immaginari come funzioni d'onda progressive. Ecco, in quel caso, per quanto riguarda ITE, l'equazione caratteristica è data dall'annullamento della J con n, della funzione di Bessel J del primo tipo, si chiama J, calcolata in Kt per A, deve essere appunto uguale a 0, invece per ITM deve essere uguale a 0 la derivata della stessa funzione. Dunque già vediamo che nel caso della guida circolare viene a cadere il discorso che l'equazione caratteristica è unica per ITE e per ITM, e qui sono già due equazioni diverse. Vado a farvi vedere per completezza i grafici delle prime 5 da 0 a 4, perché l'indice n, ricorderete, assume anche il valore 0, delle funzioni di Bessel J con n, di KTA al variare di KTA, diciamo che è un argomento adimensionale, essendo KT sempre un numero d'onda, quindi delle dimensioni dell'inverso di una lunghezza. Notate come asintoticamente si dice, cioè per grandi valori dell'argomento, c'è un andamento molto simile a una funzione sinusoidale. Se vedessimo le formule esplicite, le cosiddette formule espressioni asintotiche, si vedrebbe che è un coseno. Allo stesso tempo l'altra autofunzione, la y, ha invece quest'altro andamento che, vedendo le formule, si scoprirebbe è simile a un seno, anche se naturalmente sono un coseno smorzato e un seno smorzato, perché comunque le coordinate cilindriche in qualche modo sono più realistiche, le autofunzioni cilindriche di quelle cartesiane presentano almeno sul piano trasversale un decadimento, non sono come le onde piane uniformi nello spazio libero che sono illimitate sempre e comunque. E c'è un'altra caratteristica, il fatto che le yn, vedete, valgono meno infinito, vanno a meno infinito per x tendente a 0. Questo significa che divergono, e dunque ecco perché qui non le abbiamo tirate in ballo nelle equazioni caratteristiche, perché studiando poi la teoria della guida circolare si vede che siccome l'origine è compreso nel dominio di interesse, le yn che porterebbero a un campo fisico infinito che per noi è fisicamente inaccettabile, devono essere scartate, e quindi ci sono in gioco soltanto le yn. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima lezione.